Hai mai immaginato un mondo governato dalla ragione, dalla virtù e dalla giustizia? Un mondo dove la felicità non dipende dalle circostanze esterne, ma dalla forza interiore dell'individuo? Se la tua risposta è sì, allora sei nel posto giusto. Oggi, in questo video, ci addentreremo nella mente di uno dei più grandi imperatori romani e filosofi stoici, Marco Aurelio. Esploreremo la sua visione di una società ideale, un'utopia stoica che ancora oggi può ispirarci e guidarci verso un futuro migliore. Sezione 1. Il contesto storico e filosofico di Marco Aurelio. Roma, anno 161 d.C. L'imperatore Marco Aurelio, uomo di profonda saggezza e altrettanto stanco, si trova a regnare su un impero dilaniato da guerre, epidemie e tensioni interne. Lo sguardo si posa sulla città eterna, la sua magnificenza in netto contrasto con il tumulto che tormenta la sua anima. Le frontiere sono teatro di sanguinose battaglie, la peste miete vittime in ogni dove, e il malcontento serpeggia tra le mura del palazzo imperiale. Eppure, in mezzo al caos, Marco trova rifugio nella quiete del suo studio, circondato da rotoli e pergamene che racchiudono la saggezza dei filosofi antichi. Tra le parole di Epiteto e Seneca, trova sollievo e conforto. Da loro apprende il potere della ragione, l'importanza della virtù e l'accettazione di ciò che sfugge al nostro controllo. Il mondo di Marco Aurelio è un palcoscenico di contrasti estremi. Opulenza e miseria convivono fianco a fianco. Il ruggito del Colosseo si mescola ai lamenti dei poveri. Egli osserva la fragilità della vita umana, la natura effimera del potere e della ricchezza, l'inevitabilità della sofferenza. Ma non cede alla disperazione? Anzi, trae forza dall'ideale stoico di vivere in armonia con la natura, accettando ciò che non può essere modificato e concentrandosi su ciò che è in nostro potere. I nostri pensieri, le nostre azioni e le nostre reazioni al mondo che ci circonda. Approfondendo la filosofia stoica, Marco Aurelio comincia a delineare la sua visione di una società ideale, un'utopia dove la ragione regna sovrana, la giustizia è il fondamento della legge e la virtù guida le azioni di ogni cittadino. Una società che rispecchia l'armonia del cosmo, dove gli individui vivono in pace con se stessi, con gli altri e con il mondo naturale. Questa visione utopica diventa la sua stella polare, la luce che lo guida attraverso gli anni tumultuosi del suo regno. Si adopera per creare una società che rifletta i suoi ideali stoici, promuovendo l'istruzione, difendendo la giustizia e incoraggiando la virtù tra il suo popolo. Sa bene che il suo obiettivo è tutt'altro che semplice, che il sentiero verso una società davvero giusta ed equa è irto di ostacoli e di battute d'arresto. Ma non si lascia scoraggiare. La sua determinazione è alimentata dalla sua incrollabile fede nel potere della ragione e nella bontà intrinseca dell'umanità. L'utopia stoica di Marco Aurelio potrebbe sembrare un sogno irraggiungibile, un ideale nobile ma impraticabile. Eppure, la sua forza non risiede nella sua realizzabilità, ma nella sua capacità di ispirare e sfidare. Ci ricorda il potenziale di grandezza che alberga in ognuno di noi, la nostra facoltà di creare un mondo più giusto, più compassionevole e più in sintonia con l'ordine naturale. Mentre affrontiamo le nostre sfide, sia personali che globali, l'utopia stoica di Marco Aurelio brilla come un faro, guidandoci verso un futuro più luminoso. Sezione 2. I principi cardine dell'utopia stoica di Marco Aurelio. Sulle rive del Tevere, l'imperatore Marco Aurelio medita sulla società ideale, un'utopia governata dalla ragione, dalla giustizia e dalla virtù. La sua visione si poggia su 4 pilastri fondamentali, come colonne che sorreggono un tempio di saggezza. La sapienza, ossia la conoscenza, è il faro che illumina il sentiero verso la virtù. Solo comprendendo appieno il mondo e noi stessi, possiamo prendere decisioni giuste e vivere una vita retta. Marco Aurelio incoraggiava l'istruzione, convinto che il sapere fosse la chiave per la liberazione individuale e il progresso collettivo. La giustizia, una società ideale, non può prescindere da un sistema legale equo e imparziale. Marco Aurelio si batté per garantire la giustizia a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro status sociale o dalla loro ricchezza. Lottava contro la corruzione, promuoveva la trasparenza e si adoperava per creare un clima di fiducia nelle istituzioni. Il coraggio. I cittadini di un'utopia stoica devono essere intrepidi di fronte alle avversità, devono difendere ciò che è giusto, perseguire le proprie convinzioni con determinazione e affrontare le sfide con tenacia. Marco Aurelio stesso ne fu un esempio, guidando l'esercito romano in diverse campagne militari e fronteggiando con stoicismo le numerose difficoltà del suo regno.
La temperanza, ossia la moderazione, che è essenziale per vivere una vita equilibrata e serena. Marco Aurelio predicava la sobrietà, invitando a evitare gli eccessi e a coltivare la virtù della frugalità. Credeva che la vera felicità non risiedesse nei beni materiali, ma nella serenità interiore e nella pace dell'anima. Questi 4 pilastri, sapienza, giustizia, coraggio e temperanza, non sono solo principi astratti, ma guide concrete per la costruzione di una società migliore. Attraverso l'educazione, l'applicazione della legge, il coraggio individuale e la moderazione nei desideri, possiamo avvicinarci all'utopia stoica immaginata da Marco Aurelio. Non si tratta di un'impresa facile, ma è un ideale a cui vale la pena aspirare. Un mondo dove la ragione illumina le menti, la giustizia regola le azioni e la virtù guida i cuori. È un mondo più giusto, più equo e più compassionevole. È un mondo in cui ognuno può trovare il proprio posto e contribuire al bene comune. L'utopia stoica di Marco Aurelio è un invito a costruire un futuro migliore. Un futuro dove la saggezza regna sovrana e la felicità fiorisce nel cuore di ogni cittadino. Sezione 3. L'individuo, scintilla del cambiamento. Sulle rive del Tevere, l'imperatore Marco Aurelio guarda oltre la grandiosità di Roma, scorgendo la vera essenza del cambiamento, l'individuo. Egli non credeva che l'utopia stoica potesse scaturire da un intervento esterno o da una rivoluzione radicale dell'ordine sociale. Al contrario, sosteneva che la trasformazione doveva partire da dentro, dal profondo di ogni singola persona. Marco Aurelio immaginava una società composta da individui virtuosi, guidati dalla ragione e capaci di dominare le proprie passioni. Erano questi cittadini ideali, attraverso le loro azioni quotidiane e il loro esempio, a costruire le fondamenta di un mondo migliore. Per plasmare questi individui esemplari, l'educazione assumeva un ruolo centrale. Marco Aurelio promuoveva l'istruzione come strumento per elevare le menti e nutrire i cuori. Attraverso lo studio della filosofia, della storia e delle arti, gli individui potevano sviluppare il loro intelletto, coltivare la virtù e comprendere il posto che occupavano nel cosmo. Ma l'educazione non era sufficiente. Era necessario anche un lavoro costante su se stessi, un processo di autodisciplina e introspezione. Marco Aurelio stesso praticava regolarmente la meditazione, riflettendo sulle sue azioni, sui suoi pensieri e sulle sue emozioni. In questo modo, cercava di dominare i suoi istinti, di liberarsi dai desideri effimeri e di perseguire una vita improntata alla ragione e alla virtù. L'imperatore romano non predicava solo parole, ma le incarnava con le sue azioni. Durante il suo regno si distinse per la sua saggezza, la sua giustizia e la sua compassione. Si adoperò per migliorare la vita dei suoi cittadini, combattendo la corruzione, promuovendo l'istruzione e garantendo la giustizia a tutti. L'utopia stoica di Marco Aurelio non era un'utopia di massa, ma un'utopia di individui. Egli credeva che il cambiamento potesse avvenire solo attraverso la trasformazione personale, attraverso la diffusione della virtù e della saggezza in ogni cuore umano. Il suo messaggio risuona ancora oggi, invitandoci a guardare dentro di noi, a coltivare la nostra virtù e ad essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. L'utopia stoica non è una destinazione finale, ma un viaggio continuo. Un processo di crescita personale che ci avvicina ad un mondo più giusto, più compassionevole e più in armonia con la natura umana. Sezione 4. L'eredità di un sogno. Marco Aurelio e l'eco del suo pensiero. Sulle rive del Tevere, l'imperatore Marco Aurelio volge lo sguardo al tramonto, consapevole che il suo tempo sta per volgere al termine. Ma la sua eredità non si spegne con la sua vita. Le sue idee, plasmate nell'utopia stoica, continuano a risuonare nei secoli, ispirando generazioni di pensatori, leader e cittadini comuni. L'opera di Marco Aurelio, Meditazioni, rappresenta un tesoro inestimabile della filosofia stoica. In essa, l'imperatore romano condivide i suoi pensieri più intimi, le sue riflessioni sulla vita, sulla morte, sulla virtù e sul ruolo del saggio nella società. Le sue parole, impregnate di saggezza e compassione, offrono una guida preziosa per affrontare le sfide dell'esistenza e per vivere una vita improntata alla ragione e alla virtù. L'influenza di Marco Aurelio si è estesa ben oltre i confini del mondo romano. Le sue idee hanno ispirato filosofi come Montaigne e Kant, scrittori come Goethe e Tolstoi, e leader politici come Washington e Lincoln. La sua visione di una società giusta e compassionevole continua ad essere una fonte di ispirazione per coloro che lottano per un mondo migliore. L'utopia stoica di Marco Aurelio non è un'utopia irraggiungibile, ma un ideale a cui possiamo aspirare. È un mondo dove la ragione illumina le menti, la giustizia regola le azioni
e la virtù guida i cuori. È un mondo in cui ognuno può trovare il proprio posto e contribuire al bene comune. Anche se non possiamo realizzare appieno il suo sogno, possiamo comunque trarne ispirazione per migliorare noi stessi e il mondo che ci circonda. Possiamo coltivare la nostra virtù, promuovere la giustizia e difendere la verità. Possiamo essere cittadini esemplari, contribuendo alla costruzione di una società più giusta, più equa e più compassionevole. L'eredità di Marco Aurelio è un invito a guardare oltre l'orizzonte, a sognare un mondo migliore e a fare la nostra parte per renderlo realtà. La sua utopia stoica non è solo un'idea, ma una chiamata all'azione. Un monito a vivere una vita degna di essere vissuta. Una vita improntata alla ragione, alla virtù e al servizio degli altri. Per illustrare meglio il concetto di giustizia nell'utopia stoica di Marco Aurelio, possiamo prendere in considerazione il suo impegno nella lotta contro la corruzione. Marco Aurelio istituì tribunali speciali per perseguire i funzionari corrotti e implementò diverse misure per garantire la trasparenza nell'amministrazione pubblica. Questi sforzi contribuirono a creare un clima di maggiore fiducia nelle istituzioni e a rafforzare lo Stato di diritto all'interno dell'impero romano. Il viaggio nella mente di Marco Aurelio e nella sua utopia stoica si conclude qui, lasciandoci con una domanda fondamentale. Come possiamo applicare i suoi insegnamenti alle nostre vite? La risposta è semplice, ma non facile. Coltivando la virtù, dominando le nostre passioni e agendo sempre con giustizia, coraggio e temperanza. Non è un percorso semplice, ma il premio è immenso. Una vita più serena, più significativa e più vicina all'ideale di armonia che Marco Aurelio immaginava per il mondo. Se sei pronto ad affrontare questa sfida, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie di aver guardato.